Ed eccole qua, mamma mia che roba. Sembrano letteralmente uscite dal futuro. Assurdo. Salve, oggi finalmente siamo con un prodotto mai visto prima, un qualcosa di nuovo, di diverso, un po' strano, ma oggi cerchiamo di capire bene di cosa si tratta. Quindi senza indugio andiamo subito ad aprire questo incredibile pacco. Le hanno presentate in realtà un po' di tempo fa, ma finalmente sono tra le mie mani. Oh sì! Via la plastica e parliamo delle Dyson Zone Absolute Plus. Dyson non ha di certo bisogno di presentazioni e queste sono le loro cuffie, anzi questo nuovo concetto di cuffie. Andiamo ad aprirle però perché non sto più nella pelle. Ok, istruzioni, scatolina con cose e qua abbiamo il case. Guardate che bello con questa finitura. Quindi sì. Ed eccole qua, mamma mia che roba. Sembrano letteralmente uscite dal futuro. Assurdo. Tra l'altro vi faccio notare tutto l'interno super vellutato proprio per proteggere le cuffie. E qua c'è questo laccetto che si va a mettere qui e si può comodamente portare in giro. Ad ogni modo la cosa veramente rivoluzionaria di queste cuffie è che hanno questa visiera. Quindi si mettono le cuffie, si regolano e magneticamente tac e tac, e benvenuti nel futuro. Ora, praticamente, quello che hanno fatto gli ingegneri di Dyson è pensare un prodotto per risolvere i due principali problemi che affliggono l'uomo moderno che vive nelle città, ovvero l'inquinamento acustico e l'inquinamento atmosferico. Quindi anzitutto si tratta di cuffie con riduzione del rumore attiva, super isolanti con questi padiglioni molto morbidi e molto comodi, devo dire. Ma la cosa veramente particolare, la cosa diversa e mai vista ad ora su un paio di cuffie è che qua dentro ci sono due motori con dei filtri. Infatti vedete qua sotto c'è un motore con una ventola e qua ci sono tutti i buchini proprio per far passare l'aria che entra. Viene filtrata eliminando il 99% degli inquinanti con i filtri che trattengono particelle fino a 0,1 micron e poi viene erogata a chi la deve respirare attraverso la visiera. Ora, prima di provarle però vediamo un attimo gli altri accessori. Infatti abbiamo un pochettino di roba a partire da questa bellissima custodia in velluto molto morbida, una serie di cavi veramente belli, USB-C USB-C con questa finitura in tessuto super resistente, poi USB-C jack con però anche la possibilità di metterci un'altra USB-C per ricaricare le cuffie mentre si ascolta musica col jack. Bene, c'è anche un adattatore da aereo molto bello devo dire e questo scovolino per pulire le cuffie suppongo. Per concludere ovviamente abbiamo i filtri molto simili a quelli che si trovano nei vari purificatori Dyson. Considerate che appunto la cosa interessante di Dyson è che non è che si sono inventati dal nulla questa cosa qua, hanno più di 30 anni di esperienza proprio nel filtraggio e per arrivare a queste cuffie ci sono voluti 6 anni con più di 500 prototipi, quindi un qualcosa di assurdo. Detto questo dobbiamo andare ad aprirle. Vedete questo è proprio l'interno della cuffia, il filtro si va a mettere in questo modo e poi si va a richiudere. È assurda sta cosa che sto mettendo dei filtri all'interno di un paio di cuffie. Tra l'altro vedete qua ai lati c'è proprio una guarnizione che permette di non far passare aria che non sia filtrata. Bene. Le cuffie ovviamente sono super regolabili, qua ci sono questi cuscinetti molto comodi. Qua sotto invece abbiamo l'aggancio magnetico per la visiera, lo spazio da dove poi passa l'aria per andare alla visiera, USB-C per la ricarica, qua c'è un tasto con una ventolina che suppongo attivi la filtrazione, mentre di qua c'è una sorta di mini joystick molto figo. Bene, le mettiamo, tengo premuto e vediamo cosa succede. Pronto? Ok, sono acceso, adesso sono in modalità trasparenza, quindi sento esattamente la mia voce, ma se schiaccio 2 volte sul padiglione fa un suono ed effettivamente parte la modalità con riduzione del rumore. Dopodiché andando a mettere la visiera, vediamo un po', ok, parte in automatico. Wow, che roba, sta filtrando e sto respirando l'aria filtrata. Se tiro giù la visiera si ferma in automatico. Ok, facciamo che andiamo a testarle nel mondo vero per cui sono state progettate. È assurda sta cosa. Posso dire anzitutto che andare in giro per strada con questa roba qua è veramente strano, ti senti una specie di cyborg, la gente ti guarda a caso. Però allo stesso tempo mi domando, se una persona di 25 anni fa avessimo detto che tutti normalmente saremmo andati in giro tenendo un telefono in mano, sembrerebbe ugualmente strana come cosa? Probabilmente sì, probabilmente molto più strana. Quindi boh, chissà se questa un domani sarà la nuova normalità. Intanto l'ho connessa all'applicazione che ci dà anzitutto dei parametri dell'aria di Milano, in questo caso è accettabile anche perché stanotte fortunatamente ha piovuto, e poi abbiamo una serie di parametri sulla qualità dell'aria e sull'audio, oltre ovviamente a poter scegliere tutte le modalità, tutte le impostazioni direttamente dall'applicazione. Partiamo con il test della riduzione del rumore nella metro più rumorosa di Milano, quindi la metro gialla. Doppio tap e
Mamma mia che spettacolo! Pensate che queste cuffie hanno 11 microfoni e 8 vengono utilizzati proprio per la riduzione del rumore. Questa modalità immersiva riduce fino a 38 decibel e dall'applicazione possiamo proprio vedere tratteggiato l'audio esterno, in questo caso oltre il limite raccomandato, quindi lo vedete rosso, mentre la linea continua è l'audio che percepisco io. Oltre al doppio tap, anche dall'applicazione posso scegliere se usare la trasparenza o la modalità immersiva. Torniamo in modalità immersiva perché fa veramente casino sta metro. Oltre alla riduzione fine a se stessa, però ovviamente si può ascoltare musica, e la cosa bellissima è che appunto in questo modo sia proprio un audio immersivo a una qualità veramente alta, perché veramente queste cuffie suonano alla grande e possiamo ascoltare Massimo Ranieri nel suo migliore splendore. E lato audio Dyson ha proprio lavorato per avere un audio fedele a spettro completo, oltre a ciò che viene rilevato dall'orecchio umano, da 6 Hz a 21 kHz, in modo che ogni singola nota o parola venga ascoltata alla perfezione. Tutto è stato infatti studiato per ridurre al minimo la distorsione, e pensate che c'è un'elaborazione del segnale 48.000 volte al secondo dentro queste cuffie, con poi tutta una curva di equalizzazione ottimizzata per avere l'audio più chiaro possibile. In più, la cosa fighissima della riduzione del rumore è che viene sfruttata anche nelle chiamate, sia per avere una voce chiara sia per filtrare la voce di chi parla dai rumori dell'esterno. Ora, sull'audio ci siamo, anche se ovviamente ti porti dietro il peso dei motori e dei filtri, che diventano però fondamentali quando si va a mettere la visiera. Aggancio magnetico veramente comodo, tra l'altro qua guardate c'è proprio questa guarnizione che evita che ci siano perdite. La andiamo a mettere e appunto in automatico riconosce che c'è e avvia il filtraggio. Ci sono 3 livelli di filtraggio che si possono regolare da qua schiacciando o dall'applicazione, quindi modalità a riposo quando state fermi, modalità movimento leggero e modalità movimento moderato. Quindi in base a quanto vi muovete si può scegliere la modalità, ma soprattutto c'è la modalità automatica che in automatico riconosce quello che succede. Quindi prima ero fermo, era ferma, adesso mi sto muovendo e sono effettivamente aumentate le ventole. Se accelero il passo con una camminata veloce, non so quanto le sentite, ma adesso le ventole stanno andando al massimo. Adesso ci impelaghiamo nel posto più inquinato che io conosca, ovvero il cavalcavia della stazione centrale, e vediamo cosa succede. Allora, effettivamente qua sta salendo la presenza di NO2 2.1. Sì, effettivamente qua è più inquinato, ed effettivamente siamo già a 3,6. non siamo a livelli altissimi perché non c'è così tanto traffico in questo momento, però la situazione effettivamente in questo contesto inizia a essere critica. Ecco, la cosa strana è che non c'è un isolamento ermetico, nel senso che c'è effettivamente dello spazio tra me e la visiera. In realtà in teoria non è necessario, perché appunto siccome viene sparata aria si crea una differenza di pressione che praticamente fa sì che respiri solo l'aria dell'interno e non dall'esterno, per quanto non sia ovviamente un isolamento al 100% come avviene con le mascherine o con i prodotti appunto professionali pensati per isolarti al 100% da tutto. Detto questo, è proprio un concetto diverso rispetto a una mascherina o qualcos'altro, anche perché di fatto non ha valenza medica, rimane un prodotto per una persona comune in un contesto normale. In tutto ciò posso dirvi che non sono leggere perché pesano più di 500 grammi, però sono un paio d'ore che le sto tenendo sopra per testarle e non mi stanno pesando così tanto, perché sono veramente comode. Quindi questo era solo un test al volo, poi magari prossimamente faremo altri test con altre cose. Comunque tutte le domande, le perplessità scrivetele pure qua sotto nei commenti. Detto questo, la quantità di tecnologia e di cose che ci sono qua dentro è veramente impressionante, e questo aggancio magnetico è veramente super satisfying. Per quanto riguarda l'autonomia, Dyson garantisce 50 ore usandole solo come cuffie normali e fino a 4 ore con la funzione purificazione. Veramente qua dentro c'è concentrata tutta quella che è la competenza di Dyson nel filtraggio dell'aria, e questo focus a 360 gradi per migliorare l'inquinamento acustico atmosferico diventerà, a parer mio, sempre più importante in un mondo che purtroppo sta andando nella direzione di essere sempre più inquinato e sempre più problematico. Piccola nota finale sui comandi: questo joystick mi piace veramente tanto, e il comando per attivare la riduzione del rumore, che sarebbe questo doppio tap sul lato, ho scoperto che in realtà non è fatto da un sensore che c'è esattamente qui, ma è tutto evidentemente fatto da una specie di giroscopio o di sensore di movimento, non lo so bene. Fatto sta che anche se batto qua sopra praticamente funziona il tasto, e personalmente trovo che sia ottima la scelta di non mettere pulsanti touch, perché poi ogni volta finisci per toccarli per sbaglio. Detto questo, quindi, da queste molto strane ma molto interessanti cuffie era tutto. Ci vediamo prossimamente con prossimi gadget, prodotti e cose strane. Ciao 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 ciao.